Qui è tutto normale, ragazzi. Questo bar non me lo ricordo. Ah, lì c'è il famoso Hotel Victor. Lì ci siamo stati nel 2012. Hotel Victor, bell'hotel, molto costoso, molto bello, e c'è anche una bella piscina, proprio sempre di fronte all'Hummus Park di Ocean Drive, Miami South Beach. È un po' caruccio, però dipende anche da quante notti uno deve trascorrere qui a Miami. Amici, prima di continuare con il video volevo ricordarvi di iscrivervi al canale, attivate la campanella, lasciate un bel like magari e scrivete nei commenti se avete bisogno di una qualsiasi informazione. Buona continuazione, ciao! Ricordo una sera c'era un musicista con il violino, fu una serata veramente molto bella. Ragazzi, vi ricordo che a fianco all'Hotel Victor c'è l'ex casa, l'ex villa Gianni Versace. Si chiama Casa Casuarina. Oggi è un albergo di lusso e una casa museo dedicata appunto al nostro stilista ucciso sui gradini di casa sua da un mitomane assassinato. Tutte le persone vengono a tutte le ore del giorno a fare le fotografie a questa villa che è veramente molto bella ed elegante. Questa è la casa di Gianni Versace, lo era, una bellissima villa. Non vorrei sbagliarmi, forse, non vorrei dire fesserie ma in stile Liberty, però magari se qualcuno ne sa più di me lo può anche indicare nei commenti. Ci sono tantissime persone che aspettano per entrare, forse c'è qualche serata particolare. Casa Casuarina, proprio a fianco all'Hotel Victor. Sopra ci sono delle camere con persone che forse vorrebbero dormire, ma qua invece si divertono alla grande, ragazzi. Qui abbiamo il mitico Clevelander, locale con musica all'aperto, piscine, ragazze che ballano all'esterno. È un simbolo di South Beach. Anzi, questa sera lo vedo abbastanza molto tranquillo. Una delle volte che abbiamo soggiornato a Miami, noi eravamo su una di quelle camere quindi da lì praticamente ci affacciavamo e vedevamo appunto le persone ballare e suonare. Se qualcuno vuole riposare, non vi consiglio di prendere un albergo direttamente sull'Ocean Drive, specialmente vicino al Clevelander, perché è molto bello, fanno tantissima musica, ma dopo una giornata stancante non si riesce a riposare perché suonano tipo fino alle 5 del mattino. Continua il nostro walking tour to Miami. Qui sulla sinistra abbiamo l'Art Deco Welcome Center. E lì abbiamo il Breakwater, che è dove abbiamo soggiornato, e hanno una bellissima piscina a secondo piano. Ragazzi, qui c'è un point dove tutti vanno a farsi le fotografie. Indica la data, l'anno corrente e anche i gradi in Fahrenheit. Se non erro c'è scritto 90 gradi Fahrenheit, ragazzi. È tanta roba. Vediamo se Siria. Quanti sono? Circa 30 gradi. Circa 30 gradi. 28, credo. Sì. 28, 30 gradi. 79, quindi sì. Ma l'umidità è forse 110%. Sì. Quanti ricordi qui al Breakwater. Veramente anche questo uno dei simboli dell'Ocean Drive e simbolo dell'Art Deco. Qua c'è l'altro mitico locale, il Mambo Tropical Café, con musica all'interno, gente che balla sui tavoli, uomini e donne, si divertono alla grande. Anche questo, il Mangos, è storico qui a Miami. Siamo nel cuore dell'Art Deco. In effetti la maggior parte di questi alberghi sono tutti in stile Art Deco. Ragazzi, camminando su questa strada spesso si sente il profumo di verdura. C'è gente che sta fumando tantissima verdura. Sembra che in America sia legale
perché comunque nelle altre puntate, non ve l'ho detto, ma a New York c'erano tantissimi signori che fumavano liberamente cannabis per strada e la vendevano pure in modo abbastanza semplice. Vedo che hanno curato tantissimo l'illuminazione a LED in questi ultimi anni che sono mancato. Sono 8 anni che non venivo a Miami ed è facile incappare anche in musicisti di strada che cantano la sigla di Narcos. Questo è l'inizio della famosa Ocean Drive, inizia proprio da qui e continua per tutta questa strada lunga che avete visto poc'anzi nel video. Qui c'è un mega pick up con ruote gemellari della Ford. C'è un'altra catena molto famosa che, se non erro, l'ho vista a New York, il Fridays. Ne abbiamo appena lasciato la Ocean Drive e, se ricordo bene, dovremmo incrociare tra poco la Washington Avenue. Ragazzi, mi sbagliavo, non era la Washington ma bensì la Collins Avenue. Siamo veramente molto cotti, stanco. Questa mattina mi sono svegliato alle 5, sveglia presto, abbiamo preso un Uber che ci ha portato direttamente in aeroporto a Denver, quindi tanto travaglio. Poi abbiamo fatto il volo e quando siamo arrivati su Miami ha dovuto sorvolare per più di 20-25 minuti perché comunque c'era una tempesta tropicale. Hanno aspettato che finisse e poi quindi abbiamo girato sul Golfo del Messico, abbiamo sorvolato Tampa e Naples e niente, e poi finalmente siamo atterrati. No, non potevo non riprendere questa cosa veramente strana, cioè in una Fiat 500 distribuiscono i gelati, veramente molto bella. Ragazzi, questo è il mitico Park Central Hotel. Qui abbiamo soggiornato nel 2014, molto caratteristico e in pieno Art Deco. Qui c'è l'Avalon, altro emblema Art Deco. Questo l'avevamo valutato per questo viaggio, poi l'abbiamo escluso perché abbiamo visto che c'era veramente tanto casino, quindi siccome vogliamo girare di giorno, riposare la notte, abbiamo pensato bene di prenderne un altro. Cos'è questa? Una Corvette. Sì, Curve mi suggeriscono. Abbiamo il mitico Clooney. Il profumo vegetariano si fa sempre insistente. Ogni tanto ci sono questi mega ventilatori che ti soffiano o ti rinfrescano, ma più che altro soffiano. Un altro parco giochi Miami. Non so se si vede, ma sto veramente sudando, ragazzi. E comunque fate attenzione che rimane sempre una città abbastanza movimentata e pericolosa. Vi suggerisco sempre di prendere le strade più affollate e mai le traverse di Ocean Drive o quelle stradine piccoline che sono nel retro degli alberghi. Potreste trovare un po' di gente un po' strana, specialmente di sera superate le ore 10. Fa caldo? Ragazzi, questo si chiama Caffè Milano. In effetti ho visto un ragazzo che aveva sulla maglietta il simbolo del tricolore e niente, mi sono dovuto fermare per forza per vederlo un attimino. Voglio farvi dare giusto un'occhiata. Wow, sto suonando la bellissima canzone di Mark Anthony. Guardate ragazzi,
quanti monitor che stanno dando la partita, sport vario tipo, prima c'erano gli NBA, adesso sembra calcio, ma ci sono tantissimi monitor a perdita d'occhio, veramente boh, ma tantissimi. Ragazzi, pensiamo di tornare in camera a riposare, fare una bella doccia. Italy! Hey! Where are you from? Ragazzi, se il video vi è piaciuto vi invito a lasciare un bel like. Le puntate, gli episodi qui a Miami non finiscono certamente questa sera, ma anzi continuano, questo è soltanto l'inizio. Vi invito ad iscrivervi al canale, il bottone giù è gratis, non costa nulla lasciare magari anche un bel like e perché no anche un commento. Condividete con chi ne avete voglia questo video. Miami è una bellissima località che ve la suggerisco, non è la prima volta che ho l'onore o la possibilità di venire a fare qualche giorno di vacanza in questa splendida città. Ciao ancora e buonanotte. Questo è il nostro albergo, ragazzi, siamo iper sudati e qui dentro ci sono 0 gradi. In America sparano a palla sempre i climatizzatori, quindi ti ritrovi da 80 gradi Fahrenheit a 0. Con i pinguini. Effettivamente siamo circondati dai pinguini. Buonanotte ancora. Welcome. Con un semplice bottone. Wow, questa è la mitica e desiderata, davvero desiderata finestra sull'Ocean Drive, ma non si vede nulla. Eccola, eccola, così sì, riusciamo a vedere da qui. Ragazzi, il Faugno ci ha inseguito dalla Puglia.